Buonasera, state bene? Sì, mi sembra che siate belli carichi. Allora, siamo arrivati all'ultimo appuntamento. Approfitto per dirvi che alla fine di questo incontro ci sarà un aperitivo, cocktail, come vogliamo chiamarlo, gentilmente offerto dalla Fondazione IPSA, quindi non scappate prima del tempo, ricordatevi. Bene, il titolo è questo, poi presenterò la mia partner, Fulvia Salvi, al momento opportuno. Parliamo di cinema finalmente e devo dire che anche se il cinema è una forma d'arte molto complessa e multidisciplinare, pensiamo che possa chiudere in bellezza questo corso su arte visiva e salute per due ragioni. La prima è che è nato come arte visiva, adesso è un'arte molto complessa, ma all'inizio fu solo arte visiva. Secondo motivo è che ci sono molte evidenze scientifiche sulla sua importanza per il benessere e la salute, per cui si collega bene con tutte le altre puntate di questo corso. Marzo 1895 ebbe luogo la prima proiezione cinematografica della storia. I fratelli Lumière sembra che siano stati i primi, ma non è certo, probabilmente qualcuno li aveva preceduti negli Stati Uniti. Comunque loro sono passati alla storia perché questo filmato, che adesso vedremo, è molto breve, che si chiama La sortie de l'usine, l'uscita dalla fabbrica, poi viene presentato al pubblico ufficialmente 9 mesi dopo, a dicembre 1895, al Salon Indien del Grand Café al Boulevard des Capucines a Parigi. Ecco. La durata è circa 40 secondi e mostra un gruppo di operai, in gran parte donne, che escono dalla fabbrica Lumière a Montplaisir, alla periferia di Lione. A questa prima proiezione storica sono presenti 33 spettatori, più 2 giornalisti. Passano 5 anni e siamo all'Esposizione Universale di Parigi. Bene, il cinema viene definito arte già a quel momento, in quel momento. 21 anni dopo, il cinema diventa la settima arte, secondo la definizione coniata dal critico Ricciotto Canudo, un italiano che stava a Parigi ed era diventato un critico molto importante della nuova arte, dopo architettura, pittura, scultura, musica, poesia, danza e cinema, appunto. Il cinema fonde almeno 4 tipi di arte. L'arte visiva, ovviamente, che vuol dire qualità dell'immagine, quindi fotografia, vuol dire geografia e geometria delle immagini, perché abbiamo il movimento dell'inquadratura e il movimento degli elementi nell'inquadratura. Abbiamo anche il montaggio che rende la fruizione dell'immagine molto più gradevole. Poi abbiamo l'arte teatrale, perché c'è un testo scritto, c'è un copione, ci sono gli attori che recitano ed è forse il motivo di attrazione maggiore. I nostri attori preferiti ci fanno star bene. Abbiamo la parte musicale, ovviamente conosciamo benissimo molte colonne sonore che sono entrate nella storia della musica e molti film hanno anche una parte di canto, i musical. Poi l'arte narrativa, c'è un soggetto originale, avvincente, e una storia altrettanto avvincente, quindi siamo catturati da questi intrecci. Ecco le 4 componenti principali. Ovviamente la recitazione di Al Pacino nel film Ogni maledetta domenica, tanto per fare un esempio di recitazione di primissimo livello, la fotografia di Kubrick in Barry Lyndon, un altro esempio,
la musica di Leonard Bernstein, il soggetto nel film Rashomon di Akira Kurosawa, sono esempi luminosi di queste componenti. Solo in film particolari il mix di queste componenti raggiunge livelli ragguardevoli. Sono i film cosiddetti perfetti, sono i capolavori. Ad esempio, West Side Story del 61 aveva avuto 10 Oscar, potete leggere. Tra l'altro una cosa curiosa, perché si dice Oscar? Lo siete mai chiesti? Scusate, ma qui è successo... Ma sembra che una impiegata dell'Academy, Margaret Herrick, vedendo la statuetta famosa, che non aveva un nome, esclamò: assomiglia proprio a mio zio Oscar. Bene, quella frase decise il nome che fu dato alla statuetta e fu accettato nel 1939 dall'Academy che si chiamasse Oscar questa statuetta. Altro film veramente molto importante, Cabaret dello 72, aveva preso 8 Oscar, e qui la parte musicale e la parte di canto era una parte veramente importante. Un altro esempio che a me piace ricordare è questo Cocoon, il primo film di Ron Howard, e vi faccio vedere la scena iconica finale che trovo veramente particolare sia per la qualità della fotografia, gli effetti speciali e della musica. Queste persone hanno fatto una scelta difficile, se rimanere sulla terra con i propri familiari oppure partire per un mondo antarea dove la vita è senza fine e non ci sono malattie. Mi sembra una scelta interessante. Mi sono chiesto se Ron Howard avesse per caso visto Miracolo a Milano, perché vi ricordate l'ultima scena di Miracolo a Milano è questa, dove volano anche loro in alto. Bene, perché andiamo al cinema? Ma andiamo al cinema per vari motivi, ma essenzialmente per provare o emozioni positive che ci fanno rifiorire o anche emozioni negative di cui abbiamo timore nella vita reale, ma che possiamo, come dire, sperimentare in un luogo protetto. Andiamo al cinema per sognare, per ridere, ma anche per piangere. Quanti di voi hanno pianto una volta in un film? Io sì. E per entrare in empatia con altri spettatori. Ci sono molti effetti psicologici legati alla visione di un film, ve ne faccio vedere alcuni, ma ce ne sono molti altri. Ad esempio il coinvolgimento emotivo, i film attivano una sorta di processo catartico che consiste nella liberazione di sentimenti rimasti bloccati nel nostro profondo per vario tempo, ed è per questo che a volte quando usciamo da un cinema avvertiamo una strana sensazione, come di esserci liberati di un qualcosa di cui non comprendiamo propriamente l'identità, ci sentiamo alleggeriti. L'elaborazione cognitiva, immedesimarsi nella vita dei personaggi, ci consente di fare delle riflessioni su noi stessi, prendendo spunto dal loro modo di affrontare la difficoltà che stanno vivendo e quindi pensando cosa succederebbe se noi ci comportassimo come loro. Resilienza emotiva. Quello che vediamo ci colpisce profondamente, ma nello stesso tempo, non essendo noi a vivere quello che sta avvenendo nella storia, ci concediamo la possibilità di entrare in contatto con alcuni argomenti anche difficili o dolorosi, che magari nella vita normale, nella vita di tutti i giorni, cerchiamo di tenere lontani. Ad esempio il tema della morte. La simbolizzazione
I film attivano un processo di simbolizzazione, parliamo sempre di alcuni film, ovviamente non tutti i film, dipende quei film che hanno questo mix magico di cui vi ho parlato. E questa simbolizzazione ci aiuta a poter organizzare emozioni, pensieri, percezioni vissuti a cui non siamo stati in grado di dare forma. Il cinema sincronizza le menti degli spettatori, è una cosa molto interessante, è una delle tante magie del cinema. Entriamo facilmente in risonanza con gli altri spettatori. Ad esempio, uno studio condotto dal dottor Uri Hasson, che è un neurobiologo del Weizmann Institute of Science di Tel Aviv, in questo studio hanno studiato 5 volontari che hanno visto per 30 minuti il film Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone, mentre era in uno scanner di risonanza magnetica funzionale. E quello che hanno visto i ricercatori è che c'era una stimolazione di parti del cervello simili tra le 5 persone. E lo potete vedere bene qui, perché vedete le linee che indicano l'andamento temporale della risposta delle aree cerebrali, queste qua, si sovrappongono nei 5 individui. E questo è un fenomeno di sincronizzazione emotiva che è in gran parte da mettere in relazione ai famosi neuroni specchio, perché ci accorgiamo in maniera quasi inconscia delle emozioni provate da chi ci sta vicino. Un altro studio che ha confermato questo è questo qui che vi faccio vedere, una dinamica di connettività funzionale molto simile in vari individui che vedono lo stesso film. Ecco, detto questo, entriamo un po' nel nocciolo, quindi le evidenze scientifiche. Io sono qui per parlare essenzialmente di evidenze scientifiche. E parliamo in prima battuta del benessere. Diversi studi hanno mostrato che la frequentazione del cinema è collegata ad un maggior benessere individuale. Si tratta di effetti immediati che però hanno poi delle conseguenze anche a lungo termine. Chi di voi era qui al secondo incontro di quest'anno ricorderà Semir Zeki. Ecco, l'incontro con Semir Zeki è stato davvero illuminante, perché se vi ricordate lui ha parlato di un centro che lui ha chiamato centro della bellezza, che si attiva di fronte a stimoli di bellezza visiva, ma anche ad esempio musicale. C'è un'area che è un'area di comunione, di congiunzione, che si attiva indipendentemente dal tipo di stimolo. Ora, da questo centro della bellezza ci sono poi dei collegamenti, ci sono delle influenze pervasive su altre strutture cerebrali come il nucleo caudato e l'ippocampo a destra, e si comincia a creare un certo circuito, il cosiddetto circuito della bellezza. C'è il rilascio di neurotrasmettitori come la dopamina e la serotonina che ci danno delle sensazioni di benessere, cioè la dopamina di piacevolezza, di soddisfazione, la serotonina agisce sulla sfera di depressione, attenua la depressione, ma anche l'ipotalamo fa parte di questo circuito e rilascia uno speciale ormone che è l'ossitocina, che esercita particolari effetti biologici, in particolare produce empatia da una parte, ma dall'altra riduce la sensazione di stress attraverso 2 meccanismi: l'inibizione della CTH, quindi del cortisolo, e il blocco dell'amigdala, che è invece la struttura cerebrale che si attiva quando siamo sotto stress. Un altro centro è l'ipofisi, che rilascia gli ormoni oppioidi, cioè le endorfine,
e le endorfine aumentano il tono dell'umore e ci danno una sensazione di benessere sia fisico che mentale. Quindi in buona sostanza, quando il mix delle componenti di cui vi ho parlato, quindi soggetto, musica, recitazione, storia, fotografia, luce, immagine, cioè fotografia essenzialmente è luce, raggiunge un certo livello, una certa soglia, la trasformazione dell'attività cerebrale, producendo questi neuromediatori, migliora il nostro benessere psicologico, quindi noi ci sentiamo meglio per questi meccanismi. Come esempio vi porto uno studio che ho curato a Bologna anni fa in collaborazione con la professoressa Beatrice Balsamo, che è una grande cinefila, e lei aveva lanciato questo progetto, il cinema del ristoro, nel grande cinema hollywoodiano degli anni 30-60, e la sua iniziativa coinvolgeva adulti anziani, cittadini bolognesi, che potevano assistere ad una proiezione di film selezionati per la loro potenza, il loro grande impatto emotivo, e quindi abbiamo colto questa opportunità, visto che i film erano per definizione film potenti, per misurare lo stato di benessere prima e dopo la proiezione. Abbiamo studiato 65 soggetti tra i 58 e gli 85 anni, età media 70, e in occasione della proiezione di 2 film, quindi in 2 successive occasioni, Ombre rosse di John Ford e Accadde una notte di Frank Capra. Questa è la scheda che è stata utilizzata all'ingresso e all'uscita. Abbiamo misurato il benessere con questo strumento che è una scala analogica visiva continua di 10 centimetri, dove il soggetto deve porre un segno al livello che corrisponde allo stato percepito di benessere in quel momento. All'uscita gli veniva data un'altra scheda, loro non vedevano la scheda iniziale e ripetevano la misurazione. Ecco cosa è successo. Entrambi i film si associano ad un aumento molto importante del benessere psicologico. Vedete l'istogramma arancione, quasi in maniera piuttosto simile, forse Ombre rosse ha dato un effetto più marcato. Non abbiamo visto differenze rispetto al genere, sia nei maschi che nelle femmine l'incremento è risultato pressoché identico, né rispetto all'età. Sotto i 70 anni o sopra i 70 anni la stessa tipo di risposta, quindi una specie di effetto globale. Ecco, la conclusione è che la fruizione di film selezionati per essere definiti film in grado di incidere pesantemente sul nostro profilo psicologico si accompagna a questo incremento del benessere. Che il cinema faccia bene è riportato dal professor Hurig dell'Università di Essex in un suo rapporto che ha pubblicato nel 2005, mi sembra, sì, dove lui sostiene che analizzando i risultati di uno studio di popolazione inglese ha verificato l'esistenza di un effetto positivo sul benessere psicologico e anche una riduzione dei sintomi di ansia e di depressione. Anni fa abbiamo col mio gruppo condotto diversi studi di popolazione nel nostro paese, in Italia, di cui potete vedere alcune pubblicazioni. Abbiamo ampiamente pubblicato questi studi che volevano, diciamo, capire quali erano i determinanti del benessere nella popolazione italiana. E abbiamo sottoposto migliaia di persone a un questionario di partecipazione culturale, dove veniva chiesto quante volte all'anno partecipava in un certo tipo di eventi. Potete leggere l'elenco, quindi cinema, teatro, opera, concerti di musica classica, musei e quant'altro, o aveva attività di
propriamente di svago, discoteca, andare a vedere la partita di calcio, oppure faceva attività fisica oppure faceva attività tipo sociale, quindi attività di volontariato o attività per lo sviluppo della comunità locale, ad esempio sostegno alle famiglie di anziani, cura del verde pubblico, attività per bambini. Quindi avevamo un indice di svago, un indice culturale netto, un indice sportivo e un indice sociale. La somma di questi è un indice di partecipazione culturale globale. A fianco di questo questionario misuravamo lo stato di benessere di Stato, cioè in steady state, in quel momento, ma rispetto alle 4 settimane precedenti, con questo strumento, uno strumento che è stato validato per la lingua italiana proveniente da una scala americana che secondo me è la migliore scala per misurare il benessere psicologico, con 6 domini che si riferiscono all'ansia, alla depressione, autocontrollo, benessere positivo, salute generale, quindi una sensazione di star bene, di salute, e la vitalità. Il punteggio può arrivare fino a 110 da 0, più alto il punteggio e migliore il benessere. Ecco, ho rivisto i dati sul cinema in vista di questo incontro, e vedete 2 studi, uno fatto a Milano, sono le colonne in blu, e uno fatto in Italia, quindi con un gruppo rappresentativo della popolazione italiana generale. I livelli medi di benessere sono diversi. Milano ha un livello più alto rispetto alla media italiana, e tra l'altro non mi stupisce il fatto che quest'anno è stata classificata come città con l'indice di qualità di vita più alto di tutta Italia, proprio è uscito qualche giorno fa questo rapporto. Ma vedete che chi non va neanche una volta in un anno al cinema ha un livello di benessere inferiore alla media, sia per Milano che per l'Italia. Cosa succede? Man mano che la frequenza aumenta, quindi almeno una volta all'anno fino a 5, da 6 a 10 volte e oltre 10 volte, il benessere percepito aumenta. Quanti di voi vanno al cinema più di 10 volte in un anno? Ci sono dei appassionati, sì, qualcuno c'è. Non è facile, però persone molto, molto affezionate al cinema ci vanno. Ecco, una cosa molto interessante, uno ci si può chiedere, ma visto che avete misurato tutte queste attività di partecipazione, qual è, diciamo, la classifica generale rispetto al benessere? Cioè, qual è l'attività di questi 15 che si associa meglio al benessere? Allora, per rispondere a questa domanda bisogna usare l'intelligenza artificiale. So che proprio è iniziato stasera una settimana dedicata all'intelligenza artificiale qui a Lugano. Ecco, questo è uno strumento che abbiamo sviluppato in un centro ricerche molto importante già parecchi anni fa, che consente, attraverso una risonanza tra tutte le variabili, fattori in gioco, vedete la rete neurale mette in concomitanza tutte le variabili, a capire qual è la mappa reale delle variabili rispetto al target, perché ovviamente se uno va al cinema fa anche molte altre cose di partecipazione culturale, non è che fa solo il cinema, quindi si tratta di vedere come il mix di queste attività produce un certo benessere, quindi al netto delle varie attività. Ecco, l'attività che è direttamente collegata al benessere con 0 gradi di separazione è il volontariato, seguita dall'attività di sviluppo della comunità, quindi siamo nell'area sociale. Questo ci ha, da un certo punto di vista, sorpreso, ma non più di tanto. L'attività sociale è quella che apparentemente dà più benessere. Subito dopo l'attività sociale ci sono le attività legate all'arte visiva, tra cui anche il cinema.
quindi sono subito dopo, e poi le attività che hanno a che fare con la musica e poi tutte le altre attività. Quindi questa è una sorta di carta d'identità delle partecipazioni culturali rispetto al benessere. Parliamo di un tema un po' più ampio del benessere e la qualità di vita, che comprende altri tipi di componenti. C'è uno studio interessante fatto nell'Università di Vienna, in cui hanno randomizzato delle pazienti che erano in chemioterapia per tumori ginecologici in due gruppi. Il primo gruppo aveva la possibilità di vedere dei film di Walt Disney durante la chemioterapia e hanno visto sei lungometraggi in 6 cicli di chemioterapia, mentre l'altro gruppo era un gruppo di controllo. Ora, forse si vedono male i numeri, ma se confrontate il gruppo cinema con il gruppo di controllo, vedete che i punteggi delle componenti della qualità di vita, funzionamento emotivo, funzionamento sociale e stato generale di salute, si modificano notevolmente rispetto al basale, rispetto al gruppo di controllo, dove le modificazioni sono pressoché inesistenti oppure molto modeste. L'entità dell'effetto, il famoso effect size, è importante, 0,8, quindi sono modificazioni che sono clinicamente rilevanti. Qui vedete la cinetica di queste modificazioni, dove i numeri dispari sono il punto di partenza prima di ogni ciclo e i numeri pari sono il termine della visione del film in ogni ciclo. E vedete che la risalita avviene come se fossero dei gradini, quindi ogni ciclo ha un punto di partenza un po' più alto, perché c'è un effetto residuo di quello che è successo alla prima proiezione. E questo è molto interessante perché spiega perché, ripetendo un'attività che dà beneficio immediato, in realtà poi noi spostiamo il livello di partenza verso l'alto e quindi ci ritroviamo dopo un certo periodo ad essere in uno stato di steady state, però più contenti, più felici rispetto al punto di partenza. Queste sono le conclusioni dello studio. Quindi vedere i film di Disney erano i classici film tipo La Sirenetta, La Spada nella roccia, tutti quelli che noi facciamo vedere, almeno i miei figli quando erano piccoli ne vedevano 20 volte all'anno in videocassetta. Questo è un altro studio interessante, è uno studio indiano sulla depressione in donne di mezza età. Qui una serie di film sono stati incorporati in una teoria particolare, che è la teoria del comportamento razionale emotivo, che è una forma di terapia cognitivo-comportamentale che si concentra sul fatto che gli individui devono identificare delle convinzioni irrazionali e gradualmente modificarle in emozioni invece razionali e rimuovere queste negatività, perché in convinzioni razionali ci sono negatività che portano anche a dei circoli viziosi. Ecco, la prima fase, individuare la convinzione irrazionale, sono stati utilizzati questi 3 film, quindi Un sogno per domani, Baghdad Café e Ordinary People. Nella seconda fase, per passare ad una convinzione razionale, I miei vicini Yamada, Million Dollar Baby e Pomodori verdi fritti. Magari li ricordate di averli visti in qualche modo. E l'ultimo, che serve per ottenere questa interiorizzazione delle convinzioni razionali, è la ricerca della felicità. Ora, i 2 gruppi nella tabella in alto sono confrontabili al basale, quindi la randomizzazione ha funzionato,
sono omogenei, ma vedete che poi nella tabella dei risultati, non so se si riescono a leggere i numeri, comunque nel gruppo cinema c'è un miglioramento della depressione, dell'autostima, dell'espressione emotiva, emozionale e delle relazioni interpersonali. Quindi questo studio suggerisce che la cinematerapia come complemento della cosiddetta REBT è un intervento efficace per migliorare una serie di emozioni e di sentimenti nelle persone con depressione. Siamo a livello giovanile e un problema abbastanza delicato è l'ideazione suicidaria. Ora, questo è uno studio cooperativo europeo che cerca di rispondere se la visione di film è un fattore protettivo per la ideazione suicidaria grave che si può verificare in giovani con bassa percezione di appartenenza sociale. È una frangia di piccole proporzioni, però in quella frangia c'è un rischio anche di suicidio. Hanno utilizzato i dati di un campione europeo rappresentativo di oltre 3.000 soggetti, di questo studio Saving and Empowering Young Lives in Europe, e hanno misurato, ecco qui vedete la popolazione in studio, due gruppi con questo indice di tendenza suicidaria basso, quindi inesistente oppure critico, che è questo gruppo più piccolo, e la visione, l'appartenenza al gruppo con predisposizione al suicidio era più bassa nei soggetti che frequentavano il cinema rispetto a chi non li frequentava, specie nel sottogruppo con bassa percezione di appartenenza sociale. E quindi il cinema come fonte di supporto sociale può ridurre anche questa tendenza a un'ideazione pericolosa. Un altro tema abbastanza delicato è quello del conflitto parentale degli adolescenti, e credo che molti di noi che hanno avuto dei figli adolescenti ne sanno qualcosa. C'è una fase della vita in cui il ragazzo o la ragazza a volte fa discussioni con i genitori su questioni quotidiane e c'è una certa litigiosità, le regole della casa, i compiti scolastici, le norme comportamentali, e ovviamente queste discussioni sono fisiologiche perché rappresentano il tentativo dell'adolescente di raggiungere un'autonomia e i genitori sono vissuti un po' come una minaccia per la loro autorità. A volte il conflitto diventa intenso e può influenzare negativamente il benessere e lo sviluppo dell'adolescente, e anche l'atmosfera familiare ne risente, quindi si innesca una sorta di circolo vizioso che può portare, sia pure in una minoranza dei casi, a problemi comportamentali. A volte viene fuori tossicodipendenza, comportamenti antisociali, abbandono scolastico e comportamenti devianti, in buona sostanza. Ecco, qui nello studio che è stato fatto in Israele sono stati randomizzati degli adolescenti arabi, cittadini israeliani, che avevano un punteggio elevato di questo conflitto con i genitori. C'è una scala che lo misura, e metà ha partecipato a delle sessioni settimanali di 1 ora e mezza di consulenza di gruppo aiutata da un film che proponeva queste problematiche, e l'altro invece era un gruppo di controllo. Quindi si è misurato in partenza e alla fine dello studio questo questionario di comportamento conflittuale e anche un questionario di malessere. E qui vedete che nel gruppo cinema che conflitto materno e paterno si sono ridotti dopo questo ciclo di incontri,
mentre nel gruppo di controllo sono rimasti pressoché invariati. E anche il malessere si è ridotto nel gruppo cinema rispetto al gruppo di controllo. Quindi la cinematerapia ha ridotto questo conflitto genitori-adolescenti nella consulenza scolastica e ha facilitato la catarsi, l'aumento dell'empatia, la facilità di dialogo e l'apprendimento interpersonale. Abbiamo fatto una veloce carrellata su alcuni esempi, ma ce ne sono molti altri, di studi rivolti a misurare l'efficacia della cinematerapia con approcci rigorosi, di studi randomizzati. Arriviamo all'endpoint più severo, cioè la protezione dalla mortalità prematura. Questo è abbastanza tosto. E qui siamo in Svezia, il gruppo di Lars Bigren, che aveva già pubblicato uno studio analogo, però qui si è concentrato di più sul cinema, oltre che su altri tipi di partecipazione culturale. Una coorte di oltre 10.000 persone è stata intervistata tra l'82 e l'83 nell'ambito di un'indagine annuale svedese sulle condizioni di vita della popolazione con un campione casuale, e sono state esaminate in dettaglio le attività del tempo libero. Hanno seguito questo coorte per 13 anni e nel 96 hanno calcolato gli anni persona a rischio, quindi tenendo conto di chi era deceduto in quel periodo. Con delle apposite tecniche statistiche si è potuto misurare il risparmio di morte prematura legato ad una intensa frequentazione di alcune tipi di attività culturali. E sono stati i musei a risultare fattore maggiormente protettivo, ma ne avevamo parlato nella lezione sui musei, qualcuno di voi la ricorda. Subito dopo i concerti e al terzo posto il cinema, che offre un livello di protezione molto rilevante, del circa il 45%. Quindi cerco di riassumere quello che vi ho detto, forse un po' troppo di fretta, ma cerchiamo di rispettare i tempi che sono stati concessi. Abbiamo visto degli effetti a breve termine, quindi aumento del benessere psicologico percepito, riduzione della depressione, miglioramento dell'autostima, dell'espressione emozionale, delle relazioni sociali, miglioramento qualità di vita in pazienti oncologici, riduzione della ideazione suicidaria negli adolescenti, riduzione di conflittualità parentale negli adolescenti e degli effetti a lungo termine, miglioramento del benessere psicologico di Stato e protezione da morte prematura. Beh, devo dire che a questo punto non ci resta che fare una cosa: andiamo al cinema, che ci fa davvero bene. Grazie per l'attenzione. Cambio cappello. Bene, ho il grande piacere di chiamare al podio e presentare una persona davvero speciale, l'architetto Fulvia Salvi, che non vuole essere chiamata architetto, ma lo è, per cui mi spiace, si è laureata al Politecnico di Milano, che è presidente di Medicinema Italia, che è come poi capirete meglio dalla sua relazione, un'associazione non profit che lei ha fondato nel 2012 per portare sollievo attraverso il cinema alle persone ricoverate in ospedale. E questa esperienza è stato completamento di una brillante carriera di manager con vari cappelli in testa: comunicazione, marketing, edutainment, entertainment, e in varie organizzazioni industriali in diversi settori, BMG Ariola, Ideal Standard, Eni e poi News Corporation,
che in Italia, lo ricordo, è il secondo gruppo mediatico privato dopo Mediaset, non so se il microfono funziona, sì? Dove ha maturato un'esperienza considerevole proprio nel settore cinema. E con lei Medicinema è diventata una realtà importante, non solo di servizio alla persona, come sentirete, ma anche di ricerca clinica, contribuendo a nuove conoscenze sul ruolo del cinema per la salute delle persone. Fulvia? Grazie. Beh, intanto benvenuti a tutti, devo dire numerosi, quindi siamo molto contenti e io sono anche molto emozionata dopo questa introduzione. Allora, al di là di quello che è un percorso professionale, diciamo che Medicinema è una realtà che nasce in Inghilterra negli anni 90 grazie a un'intuizione di una caposala, di un reparto di oncoematologia pediatrica. Devo dire, questa signora che si chiama Christine Hill, geniale e bravissima, ha lottato affinché nel più grande ospedale di Londra, che è il St. Thomas Hospital, potesse entrare una vera e propria sala cinema, perché, come ha ben detto il professore fino adesso, il cinema fa molto bene e l'abbiamo visto non solo attraverso i commenti personali o le emozioni personali, ma soprattutto attraverso i dati. Io devo raccontarvi una piccola storia e poi andrò velocissima in quello che è un po' il nostro percorso in Italia. Ho incontrato Medicinema a Londra casualmente, ne sono rimasta folgorata, anche perché arrivando dal mondo del cinema, chiaramente cosa poteva essere di più bello poter coniugare la cura a tutto ciò che il cinema trasmette, cioè un grande sollievo. E quindi ho cercato di avviare Medicinema in Italia, con qualche, devo dire, difficoltà, perché gli inglesi già all'epoca, parliamo di molti anni fa, quasi 12 anni fa, pensavano già alla Brexit. Infatti non avevano nessuna intenzione di pensare a un progetto di internazionalizzazione, però vabbè, ce l'abbiamo fatta. E Medicinema nasce in Italia nel 2013 con un obiettivo abbastanza simile a quello inglese, cioè provare a portare il cinema all'interno delle strutture di cura, ma soprattutto, a differenza degli inglesi, a misurarne da subito con la ricerca clinica l'efficacia. Vediamo semplicemente cosa vuol dire stare all'interno di una struttura di cura, quindi avere a che fare tutti i giorni con persone che negli ospedali dove noi siamo, a Milano Niguarda e al Policlinico Gemelli di Roma, significa chiaramente sono entrambe due ospedali di eccellenza ma anche di urgenza, fronteggiare situazioni le più disparate. Quindi una cosa importante che si è evoluta in questi anni all'interno delle strutture di cura, per fortuna, è il concetto che va oltre l'umanizzazione della cura, ma è proprio il modello biopsicosociale della persona. Quindi un paziente, quando arriva in una struttura di cura, è sicuramente curato per il suo problema di malattia, ma viene accolto prima di tutto come persona, con tutte le sue fragilità, con le sue emotività, con le sue paure e le sue ansie. Devo dire, quando poi si parla e si approccia un po' il cinema, bisogna considerare molto attentamente questo modello, perché in questa commistione di emotività che una persona si porta in una situazione di vita mutata, non si può generalizzare la cura. E quindi da una parte l'apparato medico agisce per l'eccellenza e la capacità e la peculiarità sul caso specifico, dall'altra parte la psicologia clinica, in parte anche noi oggi, lavoriamo su quelle che sono le leve più importanti in un programma di cura attraverso il sostegno psicologico, e quindi entriamo in una zona già di programma riabilitativo, che non riguarda solo le persone che hanno problemi mentali, ma riguarda proprio nel senso più ampio del termine il paziente o la persona che ha un problema di malattia. Il cinema abbiamo già visto molto bene che sicuramente è uno strumento meraviglioso, la settima arte che
incanta tutti, abbiamo pianto tutti, abbiamo riso tutti, e il cinema, come la musica, sicuramente sono gli elementi fondamentali, no? per la mutazione propria di uno stato d'animo. Ma quando poi il cinema deve diventare uno strumento di cura, cambiamo un po' il paradigma e quindi subentrano delle logiche attenzionali, che sono poi l'immissione e lo stimolo delle emozioni, che deve essere molto dosato e molto attento. Quindi parliamo di cinema ovviamente identificandolo come intrattenimento, ma quando appunto arriviamo alla cura, come ben diceva Gary Solomon molti anni fa, che per primo, e lo ringraziamo infinitamente per avere un po' per primo pensato al cinema come validissimo strumento di cura, e addirittura creando questo strumento che è proprio una sorta di dizionario farmacologico, che poi noi simpaticamente al Niguarda, anche con i medici, quando ragioniamo su alcuni interventi, si dice: beh, oggi che farmaco filmico dai? E quindi andiamo a fare delle scelte oculate. Come operiamo noi? Ecco che quello che vi dicevo poc'anzi, quando superiamo la sfera dell'intrattenimento, che è lasciare anche libertà alla persona di fronte a un'immagine visiva, che è quella del film, una propria interpretazione soggettiva. Quando si va invece in termini di cura e di percorso riabilitativo di fronte a un problema, bisogna aggiungere degli strumenti e degli elementi fondamentali, che sono chiaramente la scelta adeguata dello stimolo emotivo attraverso una visione filmica, la misurazione e quindi il percorso più idoneo di cura, la durata, il tempo e poi la misurazione dei benefici. Quindi noi abbiamo in questi anni sperimentato questa metodologia. Non vi nascondo che quando siamo partiti negli ospedali non esisteva praticamente la psicologia clinica, e questo creava delle barriere insormontabili. Il cinema, da un punto di vista medico e clinico, veniva considerato come intrattenimento e quasi una perdita di tempo, no? Quando si è in un ospedale di emergenza, c'è ben altro da fare. Però in questi anni, per fortuna, il mondo è cambiato. Sicuramente il Covid ha fatto dei bei segni anche da un punto di vista positivo nel cambiamento del pensiero, soprattutto dovuto a quello che è stato un isolamento, e lì si sono aperte dei fronti obbligati, perché chiaramente poi il Covid in ospedale è stato una vera sciagura, e quindi lì c'era molto bisogno di sostenere addirittura l'apparato medico e quindi di aiutarli a far fronte a situazioni difficili e incomprensibili, no? Come questa pandemia. Abbiamo quindi superato tante barriere, la psicologia clinica gradualmente è entrata negli ospedali, oggi addirittura il mondo è ribaltato. Non si può fare a meno della psicologia clinica, tant'è vero che sta diventando in Italia un percorso di laurea, perché oggi si parla finalmente, o si inizia finalmente a parlare, di medicina complementare per tutte queste attività che fino a ieri venivano considerate un po' una perdita di tempo. Noi in Italia siamo una piccola entità, un piccolo ente no profit, che io tendo sempre a paragonare a una sartoria, in quanto ogni volta che pensiamo di intervenire di fianco alla medicina tradizionale andiamo un po' come un sarto a cucire un abito sul paziente, perché non si può generalizzare. Anche quando si fanno indagini cliniche o protocolli clinici di ricerca sulla misurazione dei benefici, è chiaro, non si può andare uno a uno, quindi si cerca di costruire un campione omogeneo più o meno e si vanno poi ad applicare degli schemi precostituiti. Questo però spesso crea anche dei disequilibri, quindi quello che andiamo sicuramente a studiare molto bene è la storia di ogni singolo paziente, perché prima di somministrare qualunque visione dobbiamo sapere chi è,
cosa ha passato, cosa ha avuto, qual è il suo problema, quali sono le sue ansie e le sue paure. Vado veloce, questi sono i nostri insediamenti cinema all'interno dei 2 ospedali che ho citato prima, a sinistra il Policlinico Gemelli e a destra Niguarda. Niguarda ha la peculiarità di essere anche una sala cinema di fruizione per pazienti, ma anche aperta al territorio, e questo ha aperto molti anni fa un tema importantissimo oggi, che è quello di poter accogliere ex pazienti e persone che vivono in prossimità dell'ospedale, che hanno bisogno di un punto di riferimento sicuro a cui affidarsi anche per tutta quella parte di assistenza e di sostegno psicologico che magari difficilmente si reperisce sul territorio, è di difficile reperimento. Noi siamo un po' dappertutto, siamo anche nelle sale d'attesa, abbiamo inaugurato a Padova l'altro giorno un cinema mobile, grazie a questa grande alleanza con Disney Italia che è stata citata prima. All'interno dell'hospice pediatrico abbiamo svolto un importante lavoro che poi vi mostrerò. Come dicevo prima, la cosa importante è misurare i benefici. Noi abbiamo 2 linee di azione all'interno degli ospedali e una ogni settimana o più volte alla settimana ospitiamo pazienti ed ex pazienti di tutti i reparti, quindi con patologie diversificate, quindi un campione assolutamente disomogeneo. A questi pazienti somministriamo film attualmente al cinema, quindi abbiamo questa peculiarità e siamo gli unici in Italia ad avere nelle nostre sale cinema a volte film prima dell'uscita nelle sale cittadine. Questo perché non si vuole interrompere la vita anche se si è in ospedale, quindi si deve reagire, quindi si aiuta il paziente a reagire venendo al cinema, ovviamente in pigiama, e vedendo il film che in quel momento non avrebbe potuto vedere perché in ospedale, perché era ricoverato, e invece in questo momento lo può fare nei nostri spazi e lo può fare insieme ai suoi cari, alla sua famiglia. A questi pazienti somministriamo dei questionari di gradimento che in realtà nascondono delle piccole scale di misurazione della qualità della vita che abbiamo un po' abbellito per rendere il tutto più facilmente comprensibile e divertente. Di fatto sono domande semplici su quello che è lo stato d'animo pre e post visione. Qui vedete alcuni risultati, sicuramente da tutto quello che è stato monitorato ad oggi. La significatività più importante è il miglioramento dello stato psicofisico in generale e la riduzione dell'ansia e dello stress, che in ospedale sono fondamentali, soprattutto sui bambini. Addirittura in un'indagine che abbiamo svolto al Policlinico Gemelli, bambini della neuropsichiatria che frequentavano lo spazio cinema rispetto a bambini che rimanevano in reparto a fare arte terapia, abbiamo avuto un notevole miglioramento dello stato psicofisico con una fortissima riduzione dell'ansia, un miglioramento del rapporto genitoriale, e questo addirittura ha portato da un punto di vista clinico a ridurre la sedazione per la diagnostica, che spesso, ahimè, sui bambini viene fatta perché rifiutano e perché hanno paura. Questo vedete il questionario, il risultato del questionario appunto sullo stato d'animo, sicuramente molto positivo. Ma andando anche noi nel nostro più piccolo indagine clinica abbiamo svolto poi dei protocolli specifici su patologie. Questo in realtà è uno studio che è partito proprio prima della pandemia su un nucleo di pazienti anziani con decadimento cognitivo, e poi è arrivata la pandemia e quindi abbiamo continuato da remoto, quindi anche sperimentando l'efficacia di una visione filmica somministrata a distanza. E poi lo studio ha proseguito la sua strada andando a fare delle verifiche di tutto quello che è il contenuto filmico. Su questo studio, devo dire, tornando al tema del sarto, abbiamo costruito con la Cineteca Italiana delle pillole filmiche, perché chiaramente una persona anziana con decadimento cognitivo non la puoi mettere a vedere un film che dura 1 ora e mezza o un film con molto dialogo, e quindi abbiamo
costruito un percorso della memoria, andando ad aprire l'archivio storico della Cineteca e realizzando questi microfilm da 5 minuti su tutto ciò che era uno stimolo al ricordo, quindi dalle vecchie pubblicità ai caroselli e così via. Qui potete vedere i risultati di questa Sarvey Sacilotto e la dottoranda che ha seguito questo percorso. Vedete che sicuramente da tutto quello che è stato analizzato il cinema risulta sempre una componente importante. Siamo andati in oncologia, anche noi, che è stato citato prima. Abbiamo svolto per un anno un lavoro al Policlinico Gemelli su 30 pazienti affette da carcinoma ovarico conclamato. Qui c'erano 2 obiettivi richiesti dalla psicologia clinica. Sicuramente l'assistenza psicologica alla paziente con una metodologia diversa dall'incontro con lo psicologo one-to-one, e quindi la cineterapia è stata nominata come lo strumento migliore per fare questo. Un ripristino delle relazioni familiari, perché una patologia come questa, come qualsiasi forma oncologica, devasta la famiglia in tutti i sensi. Qui abbiamo avuto anche giovanissime pazienti, quindi con una commistione di problematiche legate a una, forse non speranza di vita o sicuramente a una maternità negata, quindi non vi aggiungo altro. In questo percorso sono state scelti dei film che apparentemente con le psicologhe che avevano visto la nostra prima selezione avevano chiesto come mai, perché la mente spesso fa in questo caso un collegamento diretto alla patologia, e invece abbiamo ribaltato totalmente l'approccio. Non serve far vedere la malattia, o perlomeno non sempre serve far vedere la malattia, ma qui siamo andati per aree di emotività date dalla psicologia clinica e abbiamo costruito un percorso filmico che ha portato queste donne a una reattività. Ecco, qui è una significatività di alcuni titoli, no? Scelti, e il perché sono stati scelti in questo modo. E la reattività è stata assolutamente importante e fondamentale. Abbiamo pubblicato questi risultati su Cancer, che è una rivista internazionale medica che potete leggere. I dati assolutamente positivi sono stati una grandissima riduzione dell'ansia e dello stress, un miglioramento del rapporto col proprio partner e con la famiglia in generale, quindi non più quegli stati di commiserazione o di paure dalla parte opposta che al posto di aiutare danneggiavano queste povere donne, e abbiamo ristabilito un po' questi parametri. Alla fine qua li potete vedere sulle modalità in pre e in post. Chiaramente le barre poi più alte sono quelle del miglioramento in generale, non entro troppo nel merito, ma quello che vi posso dire è che addirittura in questa ricerca abbiamo avuto non solo un grandissimo miglioramento e quindi dimostrazione che il cinema è veramente uno strumento di cura, ma addirittura da un punto di vista poi fisiologico hanno anche monitorato le pazienti con dei test clinici e abbiamo visto in alcuni casi anche un miglioramento, una reattività corporea importante con un ritorno in innalzamento delle difese immunitarie, che in una paziente oncologica vuol dire veramente un grande aiuto. Quindi conclusioni, come dicevo: ansia, empatia, capacità di affrontare situazioni assolutamente devastanti, e devo dire alla fine di tutto questo percorso abbiamo anche invitato queste donne a un po' raccontare questa esperienza, e 10 di loro hanno accettato, e abbiamo realizzato con un regista noto che è Rolando Ravello, che è sceneggiatore di Perfetti Sconosciuti. Ha condotto queste donne in un'autonarrazione con delle telecamere loro portatili, e abbiamo realizzato Il tempo dell'attesa, che chi vorrà potrà andare a vedere su Rai Play, ed è tuttora disponibile, perché questo dimostra anche che cosa vuol dire dalla parte di chi ha affrontato
la malattia e quindi ha anche usufruito di questo servizio, può significare il cinema. Abbiamo altri studi sicuramente importanti. Qui siamo al Gaslini col professor Nobili, abbiamo avuto una richiesta anche qua di intervento in reparto. Qui non abbiamo utilizzato cinema se non brevi spunti per i bambini. Avevamo una commistione di bambini con problemi più disparati, quindi da neuropsichiatria, gastroenterologia, e li abbiamo coinvolti in questo percorso cinema, fumetto e disegno, e quindi abbiamo fatto realizzare dai bambini delle piccole opere collettive. In questo percorso siamo andati anche qui a verificare i benefici indotti rispetto a bambini che non frequentavano questo programma, e sono state poi misurate, aiuto, sto già andando, non riesco più a tornare indietro, perdonate, adesso ce la faccio. Sono stati usati degli emoticon, ovviamente, perché è stato più facile individuare a risposta anche la sensazione e l'emotività, e questi sono i risultati. Quindi anche in questo caso abbiamo avuto sicuramente una grande partecipazione da parte delle famiglie, anche con una soddisfazione loro. Spesso sono bambini gravemente malati, con famiglie che vivono all'interno dell'ospedale, che quindi hanno bisogno a loro volta di stare bene, di essere molto in equilibrio, e quindi questo è stato anche un mezzo di grande utilità. E soprattutto per i bambini è stata un'esperienza positiva nel loro miglioramento psicologico globale, psicofisico. Anche qua torniamo indietro negli anni. Io magari vado un po' veloce, anche questo siamo andati a comparare. Questo non è stato un protocollo clinico come gli altri, ma uno studio osservazionale svolto in contemporanea fra Policlinico Gemelli e Niguarda, quindi la neuropsichiatria infantile del Policlinico Gemelli e la parte, diciamo, della neurologia e neuropsicologia del Niguarda. Abbiamo monitorato persone adulte e giovani in un processo appunto di situazione di riduzione di ansia e stress e di miglioramento dello stato. Anche qui abbiamo avuto un grandissimo risultato, anche dal punto di vista importante, e questo per anche dichiarazioni spontanee, del non sentirsi in ospedale. Quindi il fatto di uscire anche dal reparto e di venire in uno spazio, e qui torno a un concetto che è stato enunciato prima, la bellezza. La bellezza è assolutamente fondamentale, quindi creare uno spazio accogliente che riproduca una continuità, un'abitudine quotidiana, no? Come quella della sala cinema, e far vivere un'esperienza diversificata sicuramente ha già un impatto di cura prima di ogni altro intervento. In questo caso il paziente che usciva dal reparto e solo recandosi nello spazio cinema, vivendo 2 ore lontano quindi effetto anche pausa, la propria mente si sposta, l'attenzione si sposta su quello che io vedo, e quindi mi pongo all'interno del film che vedo e me lo porto anche dopo come esperienza nella mente, fa sì che non mi fa più sentire neanche in ospedale. Questo mi aiuta anche a sopportare una degenza, soprattutto come in questi casi dei campioni indagati, magari pazienti con lesioni midollari gravi e quindi degenze molto lunghe. Ma arriviamo al tema per come può diventare strumento riabilitativo a tutti gli effetti. Noi non ci siamo fermati solo con la ricerca, siamo andati in Senato, abbiamo portato una proposta di legge, un DDL, di riconoscimento e accreditamento della cineterapia come strumento di cura. È stato accettato e adesso inizierà l'iter ovviamente delle audizioni, ma siamo molto fiduciosi perché, come dicevo prima, è un momento propedeutico per parlare di cura con questi strumenti. La cura non è solo in ospedale, ma oggi è anche molto fuori, e quindi noi abbiamo praticato in questi anni anche il fuori, soprattutto nei contesti del disagio sociale, nei centri di cura e di salute mentale. Abbiamo portato dei laboratori di cinema
soprattutto dedicati ai giovani. Oggi il grande tema del secolo sono i giovani e il disagio giovanile. Qui abbiamo osservato più che misurato i benefici con una modalità diversa che non è didattica ma è vera pratica. Ogni ragazzo è al centro, protagonista del fare e non viene solo indottrinato. E questi sono i risultati che però vi faccio vedere in fondo. Qui gli obiettivi erano ovviamente ristabilire un comportamento, riportare le persone, i ragazzi affetti da disturbo comportamentale da disagio a un'autoconsapevolezza, un miglioramento dell'autostima, della propria identità, e chiaramente poi riportando tutte quelle variazioni delle modalità comportamentali a un equilibrio, soprattutto condiviso con altri, che è sempre la cosa più importante, quindi un ritorno alla socializzazione e al dialogo che ormai si è perso dovuto spesso all'isolamento dei social. Quindi anche in questo caso, come potete vedere, ci sono stati addirittura anche cioè di volontà di approfondimento anche di questa buona pratica, o pensando di continuare a studiare in questa direzione in ambito artistico e farne magari in futuro un lavoro, quindi un ritorno allo studio, al dialogo, alla socializzazione, alla voglia di stare insieme, come è poi di fatto il cinema. Spero di avervi dato una carrellata di quello che è la cineterapia dal punto di vista più clinico, e siamo qua per domande e risposte. Grazie. Qua. Guarda, aspetti, mi sento. Bene, allora direi proprio che con Fulvia Salvi abbiamo chiuso in bellezza questo corso dedicato alle arti visive. Ringrazio veramente tantissimo questa tua presentazione, e quello che sempre mi colpisce di Fulvia è la sua passione e l'essere proprio una sorta di pioniere che deve cercare di portare questa nuova filosofia anche con una messa a terra, per cui il fatto di una legge che si stia per discutere è veramente fondamentale, perché quello che manca in tutte queste attività di cui abbiamo parlato è la messa in atto di atti politici. Pensavo alla musica quando ne abbiamo parlato, che dovrebbe essere una materia obbligatoria nelle scuole primarie, ma chissà chi dovrei chiedere a Giulia di darci una mano per far passare la legge. Ma quindi ancora grazie. Adesso possiamo avere uno spazio per delle domande che eventualmente qualcuno di voi desidera fare. Per cui vedo una mano laggiù, Jacopo, e poi qua e poi qua. Fermiamoci adesso a 3, poi vediamo. Sì. Grazie mille per la benissima presentazione. Mi interessa, nel percorso che avete creato nell'ospedale, per esempio, c'è stato creato qualche anche discussione terapeutica che accompagna la produzione del film? Come le organizzate? Sì, allora nella presentazione in realtà poi io sono andata un po' correndo perché avevo paura di non farcela. No, ce l'hai fatta benissimo. Allora, noi siamo partiti coordinandoci con l'ospedale tutte le dinamiche interne all'ospedale. Allora, portare più pazienti di un ospedale che ha di questi ospedali che hanno 1500 posti letto cada uno è complesso. Sicuramente i tempi sono molto ridotti. Noi stiamo a cavallo fra la fine dei percorsi riabilitativi e della terapia in reparto e la cena delle 18:30. Quindi facciamo sempre ogni volta una corsa agli ostacoli.
noi abbiamo un'introduzione che viene anche, non l'ho detta nella presentazione ma lo dico adesso, abbiamo creato anche un canale TV interno a circuito chiuso in ospedale nostro, che serve proprio per comunicare a tutti i pazienti anticipando un po' quali sono le scelte, perché. E quindi viene fatto un piccolo preambolo di quello che il paziente può venire a vedere. In sala cinema c'è una persona esperta che introduce il senso, ma non la recensione del film o la trama che non ci interessa, ma perché è stato scelto questo film piuttosto che un altro. E quindi dando delle chiavi di lettura al paziente che magari non è in grado di avere, oppure non sappiamo se l'avrà dopo, ma lo aiutiamo a leggere il film in un altro, stando più attento a certi stimoli piuttosto che altri. Il finale lo stiamo un po' strutturando adesso, cercando di avere un pochino più di spazio, è sempre molto difficile. Quello che sicuramente verrà fatto prossimamente è, come facevamo in piccolo in passato, mandare personale specializzato, quindi degli psicologi, il giorno dopo in reparto dai pazienti presenti il giorno prima a fare delle interviste mirate. Questo è, diciamo, il rilascio di utilità per noi da un punto di vista scientifico. Lo stiamo strutturando perché anche quello non è un percorso semplicissimo. Bene, c'era una domanda qui e poi Pietro. Sì, buonasera, grazie per il straordinario che ha fatto. C'è la differenza tra vedere il cinema in sala cinema o vederla alla TV o vederla nell'iPad? Allora, moltissimo. Nel senso che io prima ho detto che avevamo somministrato a distanza durante il Covid a pazienti anziani delle pillole filmiche, ma era un prodotto molto scelto e molto costruito appositamente. Siamo andati a misurare anche, a dosare le emozioni indotte con i neurologi, scegliendo una cosa piuttosto che un'altra. Allora, semplicemente il vedere in televisione o con iPad aumenta l'isolamento del paziente. Una persona che non sta bene non ha bisogno di isolarsi, tendenzialmente lo fa molto volentieri perché il dolore isola, ma noi siamo lì per fare il contrario. Allora anche in questo abbiamo monitorato pazienti che rifiutavano di venire a vedere il film in sala cinema perché stavano male, e poi hanno incominciato ad arrivare, e poi ad arrivare, e tornare, e ritornare, e la condivisione anche del proprio stato di sofferenza è importantissimo, riduce il dolore. Noi abbiamo misurato con queste indagini la riduzione della percezione del dolore, che sicuramente è indotto da ciò che vedi, ma anche molto da ciò che hai intorno. Quindi un po' non vogliamo demonizzare, per carità, però se deve essere a casa, come abbiamo fatto con le pazienti oncologiche, ancora una volta abbiamo dato una guida molto precisa di visione, non libera. Sì, mi permetto di aggiungere una cosa. Per la ricerca sperimentale evidentemente non sempre è possibile usare la sala cinematografica perché bisogna interagire più da vicino col soggetto, quindi si ricorre a delle videoclip o dei sistemi che proiettano su iPad o qualcosa del genere, però la sala cinematografica poi per la messa in pratica direi che è obbligatoria, perché la magia del cinema è proprio la sala cinematografica dove uno è lì perché è voluto andare lì e quindi si sente proprio being away, cioè si sente lontano dalle cure della sua vita, mentre quando uno lo vede in televisione è completamente diverso, perché uno non avendo scelto di uscire di casa o di andare nella sala
può fare 1000 altre cose oltre a vedere il film, quindi si perde, a parte la bellezza dell'immagine sul grande schermo, le musiche, la sonorità, e poi, come dicevo, la presenza delle altre persone con cui entriamo in risonanza. Pietro. La scelta del film, non ne abbiamo parlato molto, ma in realtà avete mostrato dei film di uno spessore estremamente notevole, scelti con grande accuratezza. Poi si è caduti o si è andati sul Disney, non per essere elitisti, ma questo effetto è dose dipendente, la dose essendo l'intensità artistica del film, e c'è un manuale per guidarci nella scelta dei farmaci. Vuoi rispondere tu? Allora, possiamo rispondere insieme. Sì. Vediamo un po'. La scelta viene sempre fatta in team, quindi c'è una commistione di competenze e anche spesso sono un po' delle battaglie a volte, perché non sempre si è allineati nell'agire. Quello che è importante a volte non è solo il fatto di vedere, come abbiamo visto prima, dei titoli importanti e poi magari Disney è meno importante, dipende da che lato si va a misurare cosa e soprattutto cosa. Anche un cartone animato della Disney può avere una grandissima valenza. Noi abbiamo spesso usato cartoni animati, anzi di recente stiamo iniziando proprio in questi giorni un protocollo clinico su bambini neuropsichiatrici e abbiamo scelto, non perché sono bambini, ma abbiamo scelto alcuni, non tutti, cartoni animati Disney, perché non sempre hanno emozioni utili agli scopi che ci prefiggiamo. Quindi ogni volta si deve andare a vedere l'impatto di un film, se parliamo di cura, e stiamo parlando di cura riabilitativa, in base a una patologia, e quindi questo cambia moltissimo la scelta. I film che ha presentato il professore questa sera, nobilissimi, di quei film noi in ospedale pochissimi ne utilizziamo, perché banalmente sono film troppo lunghi, troppo cantati, oppure c'è una tragedia familiare all'interno, c'è una situazione che va spiegata prima di farla vedere. Questo a volte non è possibile in ospedale, e quindi noi in questi anni, in base anche alle risposte dei pazienti, abbiamo fatto delle scelte di campo, dovendo scegliere i film attualmente al cinema, spesso non riusciamo a vederli prima, e quindi si fa una scelta in base a dei parametri fissi: lunghezza, dialogo, trama, immagini, colori. Questo aiutati molto dal settore cinema, che ormai ci appoggia tutto il settore, e addirittura abbiamo i distributori cinema che ci consigliano loro, no? Delle cose, sapendo più o meno quali sono i parametri. Questo in modo generale. Poi si va sulle patologie invece a fare un lavoro di cesello, e magari, devo dire, noi adesso stiamo svolgendo questo protocollo su Dipartimento di Psichiatria del Gemelli, salute mentale con donne depresse, ma di vari livelli di problematiche, e abbiamo scelto film classici, alcuni devo dire di una pesantezza mortale, però se uno li va a leggere dice: ma perché a una donna depressa poverina la schianti? Perché non puoi fare? E invece no, perché c'è un lavoro di decodifica importante che viene fatto, e si lavora direttamente, non si vede solo, ma si lavora anche in questo senso. Professor Pedrazzini. Buonasera e complimenti. Ci sono esperienze di cinema in pazienti con alterati stati di coscienza, pazienti in cure intense, pazienti intubati, quindi che non possono decidere, non possono apprezzare, ma probabilmente possono beneficiare? Lei ha anticipato il nostro futuro. Non abbiamo ancora praticato,
ma abbiamo iniziato a discutere con l'apparato medico di una buona pratica, sì. Sicuramente in questi stati diciamo che si fa un po' di sperimentazione, servirebbe forse più la musica, però si possono fare delle ottime scelte di dialoghi importanti a secondo poi del trauma che ha subito il paziente, e si va a lavorare su quello ripercorrendo anche attraverso il sentire, il parlato di un film, un qualcosa che possa aiutare a mantenere uno stato di equilibrio. Sicuramente in quei reparti la prima attenzione si dà alle famiglie dei pazienti, perché spesso si parla sempre di chi sta male, solo di chi sta male, ma intorno le famiglie sono assolutamente un elemento fondamentale. C'è gente che ha bisogno di grandissima accoglienza, di grandissimo calore, di grandissimo supporto, e a volte è il lavoro più difficile da fare perché non vogliono, ma quando arrivano poi si cambia molto lo stato. Grazie della domanda. Abbiamo un'altra domanda là? Sì, innanzitutto chiedo scusa per mio padre per la sua noncuranza dei film Disney, che secondo me, soprattutto negli ultimi anni, sono diventati molto emotivamente carichi e utili probabilmente alla cinematerapia. Però non è la mia domanda. La mia domanda è: avete mai notato l'effetto inverso? Nel senso, mettete il paziente davanti a un film che lo tira via dai suoi problemi, che lo fa vivere un'altra realtà per un paio d'ore, e poi di punto in bianco deve ritornare alla sua realtà, alla sua camera, alla sua patologia. Ma allora, non lo togliamo dalla sua realtà, anche perché noi lo accogliamo in uno spazio cinema, in ospedale, siamo comunque di fronte alla radiologia, quindi non è che lo portiamo così lontano dalla sua realtà. Sicuramente lo accogliamo in un posto diverso che gli fa bene, non si vuole allontanare dalla realtà. Infatti noi non scegliamo mai film che fanno volare lontano e ti fanno sognare un qualcosa che comunque poi quando esci di lì non puoi avere. E questa è la scelta molto difficile, perché a volte bisogna anche affrontare temi importanti. Quando si diceva prima, non bisogna mai mettere in primo piano la malattia, ma neanche scappare via dalle situazioni difficili e complicate. Quindi noi scegliamo anche film che possono un po' scuotere. La cosa importante è trasmettere un'emozione positiva, mai negativa, e lasciare al paziente una dose di film che si porta in camera, e su questo può poi continuare a lavorare. Quindi lo manteniamo e poi lo aspettiamo la settimana dopo, così continuiamo questo percorso. Silvia. Fulvia, sono curiosa di sapere se si può raccontare brevemente qual è stato l'iter per arrivare al fatto che un ospedale decida di aprire, e poi l'altra curiosità è contro cosa ha combattuto, nel senso, in alternativa al cinema, quali erano le proposte che l'ospedale proponeva? Allora, l'iter con l'ospedale, posso dirlo anche in ordine temporale. Dal momento in cui si inizia un dialogo con un ospedale che può manifestare un interesse o una curiosità a questo progetto, passano mediamente 2 anni. Quindi l'iter è lungo, estenuante, anche perché Medicinema è sicuramente un progetto ingombrante, non solo perché chiediamo dello spazio, ma perché poi noi stiamo di fianco all'ospedale, quindi diventiamo come un piccolo reparto dell'ospedale, come tale ci si muove con anche una serie di dinamiche e di rispetto e di procedure molto importanti. Quindi l'iter è fatto di una valutazione di impatto, di utilità, sia da parte nostra che da parte dell'ospedale. Di solito non andiamo mai in ospedali piccoli, ma non perché snobbiamo l'ospedale piccolo, ma perché questo è un progetto che viaggia con la ricerca clinica, e con la ricerca clinica abbiamo bisogno di numerica,
e di rotazione di pazienti. Quindi sicuramente poi l'ospedale che ha al suo interno la psicologia clinica è oggi fondamentale. Se è un istituto di ricerca noi lo sposiamo domani mattina, perché ci agevola moltissimo in tutte quelle procedure che difficilmente si portano dall'esterno all'interno. Quindi oggi il Niguarda è un ospedale, lo dico, che non ha ancora la psicologia clinica. Ogni volta che si parla di protocollo e noi dobbiamo portare un'università dall'esterno all'interno, è un iter burocratico allucinante, molto complicato. Quindi esiste una convenzione, esistono dei rispetti reciproci, siamo in ospedale, siamo tutti registrati, schedati, monitorati. Poi il fatto che per esempio Niguarda è una sala aperta al territorio, a secondo dei cambi di direzione, la preoccupazione è: ma da fuori per dentro siamo in un ospedale, chi entra? E quindi tutti sono schedati, monitorati da quando entrano a quando escono, e c'è un controllo. Tutto questo è procedura e quindi questo va rispettato. Questo per quanto riguarda l'iter. L'altra domanda invece era se mi sono persa. È chiaro che quando la sfida più difficile è stata in questi anni far comprendere quello di cui stiamo parlando qua, la differenza fra intrattenimento e cura. Ancora oggi è difficile perché spesso le istituzioni non riconoscono, e non mi vergogno a dirlo, la Regione Lombardia ancora non riconosce la medicina complementare oltre l'agopuntura. E quindi questo è un grandissimo limite, soprattutto in un mondo che sta camminando su parametri, su problematiche enormi, velocissime, perché tutto è veloce oggi, quindi bisogna essere veramente molto interattivi e assolutamente immediati in quelli che sono gli interventi. Bene, un'altra domanda, al massimo poi ce ne sarà un'altra se dobbiamo rispettare un tempo organizzativo dopo questa riunione. Sì, Stefano. Complimenti perché avete concluso veramente molto bene questo ciclo di conferenze. Volevo chiedere alla dottoressa Salvi se avete in progetto o se ci sono esperienze di portare questo tipo di terapia, la cinemoterapia, anche sul territorio. Ultimamente io mi occupo di medicina dello stile di vita e uno dei pilastri della medicina dello stile di vita è ovviamente cercare di cambiare lo stile di vita delle persone, ma uno dei pilastri è proprio sono le relazioni sociali, l'attività sociale. Allora ero abbastanza interessato dell'esperienza sui giovani e sui ragazzi adolescenti, e se pensate in futuro di spostare verso gli ambulatori, i poliambulatori, gli ambulatori dei medici di famiglia. Allora, anche lei anticipa una cosa che è in pratica in questo periodo. Sicuramente adesso, al di là del continuare a occuparci di patologie all'interno degli ospedali, oggi, come probabilmente ben sapete, i tempi di degenza sono sempre più ridotti e quindi sicuramente quello che noi abbiamo realizzato all'interno degli ospedali deve essere assolutamente un punto del territorio, aperto al territorio, molto ben connotato, strutturato, eccetera, eccetera. Il tema dei giovani è un tema che ci appassiona moltissimo, anche perché purtroppo in ospedale vediamo cosa arriva, quanto arriva, e quanto i numeri delle problematiche delle dipendenze sui bambini 8-12 anni sono raddoppiate negli ultimi 2 anni. Quindi la situazione è molto più grave di quello che viene raccontato di solito nelle news. E quindi questo è un obbligo morale e sociale, oltre che clinico. Quindi noi ci stiamo occupando molto di territorio, portando dove è possibile a chi ha voglia di fare sperimentazione, quindi di fare questa buona pratica, portare una sorta di formazione
che possa poi incanalare una metodologia. Ma questo a livello nazionale e dove serve, quindi senza limiti. Noi lo vorremmo fare domani, perché veramente l'emergenza è molto superata. Bene, io credo che possiamo chiudere qui la discussione. E allora, il corso praticamente, come avete visto, finisce qua. Il futuro non so quale sarà, cosa ci aspetta e non voglio parlarne stasera. E adesso è il solo momento dei ringraziamenti, perché siamo qui all'USI e quindi è doveroso ringraziare il professor Giovanni Pedrazzini per il sostegno personale e istituzionale che ci ha dato quest'anno come negli scorsi anni. È un pensiero anche ad Albino Sgraggen, nome molto difficile da pronunciare, che vedo là, per il sostegno personale e anche il supporto logistico, perché la messa a disposizione di quest'aula non è semplicissima e lui ci ha aiutato molto. Poi la città di Lugano, nella persona di Luigi Di Corato, che si è dovuto allontanare per un evento concomitante, che si è anche speso come moderatore o coordinatore di alcuni di questi incontri. Ovviamente la Fondazione IPSA per il supporto organizzativo e anche economico di questi incontri, nella persona di Silvia Misiti, Sara Comodo, Jacopo Crespi e Giorgia Zucchelli, che fa parte recentemente del vostro team. Poi non dimentico i colleghi della regia, che sono invisibili ma sono fondamentali, perché abbiamo la possibilità di rivedere questi incontri successivamente quando saranno messi in linea. Carlo Rigamonti e Mattia Pera, che saluto, e anche le due interpreti che ci hanno aiutato negli eventi in cui c'è stato qualche ospite straniero, Laura Spertini e Romana Manzoni Agliati. Detto questo, vi ringrazio. Se posso, ancora. Anch'io vorrei ringraziare IPSA, assolutamente, sono onorata di questo coinvolgimento. Per me è veramente un grande piacere, il professore e ovviamente tutti voi che siete venuti così numerosi, e questo significa che il tema è a cuore, sta a cuore, quindi importante. Grazie, grazie. Grazie anche da parte mia. Grazie.